Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Per realizzare il progetto che avete visto nell'anteprima iniziale abbiamo bisogno di un uncinetto numero 3,5 e io sto usando il filato Ofelia che si chiama Soffio Baby Merino. Nell'info box vi lascio i link del filato e del colore. Per quanto riguarda la lavorazione è una lavorazione a pannello. Il multiplo che ho deciso di lavorare è 12 più 2. Quindi noi dobbiamo caricare una catenella pari alla nostra semicirconferenza e che sia di multiplo 12. Nel mio caso è 84 più 2, che corrispondono a 47-48 centimetri. Quindi una volta che avete stabilito la vostra semicirconferenza, avviate la vostra catenella, aggiungete 2, io già l'ho fatto. Vado nella catenella a fianco e lavoro una maglia bassa più 2 catenelle. Questa è la mia prima maglia alta e devo lavorare per tutta la catenella maglie alte. Quindi vado a fianco e lavoro una maglia alta. Vado a fianco, maglia alta. Vado a fianco, maglia alta e proseguo questo per tutta la riga. Una volta che abbiamo lavorato la riga di maglie alte, adesso vado a lavorare 4 giri di maglie alte in rilievo avanti e maglie alte in rilievo dietro per formare una piccola molla. Quindi giro il lavoro, faccio 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, vado a fianco e con l'uncinetto entro dentro la maglia alta, prendo la maglia alta e la sposto sull'uncinetto, prendo il filo, tiro su e lavoro una maglia alta in rilievo avanti. A fianco invece con l'uncinetto entro dal dietro verso il davanti, sposto la maglia alta sul dietro, prendo il filo, tiro su e lavoro la maglia alta in rilievo dietro e vado avanti con questa alternanza, quindi a fianco con l'uncinetto dal dietro, esco dal davanti, sposto sul davanti la maglia alta, prendo il filo e lavoro maglia alta in rilievo avanti. A fianco invece l'uncinetto dal dietro, sposto in avanti l'uncinetto e la maglia alta verso il dietro, prendo il filo, maglia alta in rilievo dietro e vado avanti in questo modo per tutta la riga. Questa è una maglia alta in rilievo dietro, a fianco maglia alta in rilievo avanti, a fianco prendo il filo, maglia alta, sposto verso il dietro, maglia alta in rilievo dietro e a fianco maglia alta in rilievo avanti. Terminiamo il giro con una maglia alta sulle 3 catenelle d'inizio. Quindi iniziamo e terminiamo il giro con una maglia alta. Continuo la lavorazione di maglie alte in rilievo dietro e maglie alte in rilievo avanti. Quindi dove ci troviamo la maglia alta in rilievo avanti, la lavoriamo in rilievo avanti. Quando abbiamo la maglia alta in rilievo dietro, lavoriamo maglia alta in rilievo dietro. Quindi le maglie alte sono incolonnate. 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Qui ho la maglia alta in rilievo avanti perché la riconosciamo che è più sporgente. Quindi con l'uncinetto dal dietro passo sul davanti, prendo il filo e lavoro la maglia alta in rilievo avanti. Questa è in rilievo dietro e la riconosciamo perché è nascosta. Quindi con l'uncinetto entro dal davanti e sposto verso il dietro la maglia alta. Prendo il filo e lavoro.
vado a fianco, maglia alta in rilievo avanti, a fianco, maglia alta in rilievo dietro, a fianco, in rilievo avanti, a fianco, in rilievo dietro. Vado avanti altri 2 giri, sempre in questo modo, a fianco invece il rilievo avanti. Io ho fatto un totale di 4 giri, contando il giro d'inizio sono un totale di 5 giri. Però se voi volete una molla più lunga, più larga, potete farla tranquillamente. Una volta che abbiamo lavorato i nostri 5 giri totali, iniziamo a lavorare il punto. Vi ricordo che il punto che ho scelto è multiplo di 12. Quindi una volta che abbiamo stabilito quanti centimetri vogliamo larga la nostra molla, giriamo il lavoro e inizio a lavorare facendo una catenella. Rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Salto 2 maglie alte di base, 1 e 2, e nella terza lavoro una maglia bassa. Salto di nuovo 2 maglie alte sottostanti, quindi filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, e nella terza maglia alta devo lavorare un ventaglietto di 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto 2 maglie alte di base e nella terza devo lavorare una maglia bassa per bloccare il ventaglietto. Quindi 1 e 2, nella terza maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Salto 1 e 2 nella terza maglia alta, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 1 e 2 e nella terza maglia alta lavoro una maglia bassa. Devo lavorare di nuovo il ventaglietto di 7 maglie alte. Quindi devo saltare 2 maglie alte di base, 1 e 2, e nella terza maglia alta lavoro di nuovo il ventaglietto di 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi salto 1 e 2, maglia bassa nella terza maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 nella terza maglia alta, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 nella terza maglia alta, maglia bassa. Ripetiamo il ventaglietto di 7 maglie alte. 1, 2 nella terza, prima maglia alta, seconda maglia alta, terza, quarta, quinta, sesta e settima. Ripetiamo maglie basse e gli archetti di 3 catenelle, saltando sempre 2 maglie di base, 1, 2 e 3, 1, 2 nella terza maglia bassa, e vado avanti in questo modo fino a terminare il mio giro. Vado a terminare il giro come abbiamo iniziato, con maglia bassa e 3 catenelle. Siccome ci troviamo da questa parte, lavoro le 3 catenelle e la maglia bassa sulla terza maglia alta
e questo è il primo giro. Dobbiamo lavorare il giro numero 2, quindi giriamo il lavoro. Iniziamo con 3 catenelle, che è la nostra prima maglia alta, più una catenella di separazione. Entro nell'archetto di 3 catenelle, lavoro una maglia bassa. Sul ventaglietto di 7 maglie alte devo lavorare su ogni maglia alta una maglia alta separata da una catenella. Quindi sono 7, lavoro 7 maglie alte, una catenella di separazione. Entro nella prima maglia alta e lavoro una maglia alta e catenella. Seconda maglia alta e catenella. Terza maglia alta e catenella. Quarta maglia alta, catenella, quinta maglia alta e catenella, sesta maglia alta, catenella, settima maglia alta e qui non faccio la catenella di separazione. Vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle. Entro dentro, lavoro una maglia bassa. 3 catenelle, qui ho il secondo archetto, entro dentro e lavoro una maglia bassa. Quindi poi mi ritrovo con un archetto. Qui ho il ventaglietto e lavoro sempre 7 maglie alte separate da una catenella. 1, catenella. E vado avanti fino a terminare il mio ventaglietto. Proseguo maglia alta su maglia alta, sempre catenella di separazione, maglia alta, catenella e lavoro l'ultima maglia alta. Qui ho le 3 catenelle di separazione, vado all'interno e lavoro una maglia bassa, di nuovo 3 catenelle, qui ho l'altro archetto, maglia bassa e proseguo questo fino a terminare il giro. Ci vediamo al termine del giro. Terminiamo il giro come abbiamo iniziato, quindi con una maglia bassa nell'archetto e abbiamo iniziato con 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta e vado a chiudere con una maglia alta sulla maglia bassa. Questo è il secondo giro. Adesso andiamo a lavorare il terzo giro. Quindi giro e lavoro e nel terzo giro dobbiamo alternare i ventaglietti, quindi dove abbiamo questi archetti all'interno dobbiamo iniziare a lavorare il ventaglietto, così i ventaglietti vengono sfalzati. Mi alzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta e inizio a lavorare il primo ventaglietto da questa parte. Però siccome per iniziare e chiudere dobbiamo avere un bordo dritto, invece di lavorare 7 maglie alte ne lavoriamo metà e in questo caso lavoriamo 4 maglie alte. Quindi la prima è sostituita da 3 catenelle, entro nello spazio e lavoro una seconda maglia alta, una terza maglia alta e una quarta maglia alta. Adesso vado a lavorare gli archetti di 3 catenelle nelle catenelle di separazione. Quindi vado, salto la prima catenella, vado sulla seconda catenella e prima mi chiudo con una maglia bassa. Adesso lavoro 3 catenelle, salto questo archetto, vado sulla maglia alta, quindi contando le maglie alte sono 1, 2, 3, sulla quarta maglia alta entro e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, salto la catenella a fianco, vado a fianco ancora e lavoro una maglia bassa,
Qui ho formato i due archetti. Nell'archetto delle 3 catenelle lavoro 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado a chiudere qui nelle catenelle di separazione con una maglia bassa, quindi salto la prima catenella di separazione, vado sulla seconda catenella, maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto questa catenella, vado direttamente sulla maglia alta e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, salto questa catenella, vado sulla seconda catenella, maglia bassa. Qui nell'archetto lavoro le 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto questa catenella, vado nella seconda catenella e chiudo con una maglia bassa. 3 catenelle, salto questa catenella a fianco, vado direttamente sulla maglia alta. Se non vi trovate, contate le maglie alte, quindi 1, 2, 3, sulla quarta maglia alta lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, salto la catenella a fianco, vado a fianco ancora, maglia bassa e proseguo questo per tutta la mia riga. Poi dobbiamo lavorare il giro numero 4 e dobbiamo poi ripetere dal giro numero 1, quindi i giri che dobbiamo ripetere sono 4. Vado a terminare il mio lavoro lavorando nello spazietto delle 3 catenelle 4 maglie alte come abbiamo iniziato, quindi metà ventaglietto. E il giro numero 3 è anche finito. Adesso andiamo a lavorare il giro numero 4. Il giro numero 4 consiste nel lavorare le maglie alte separate da una catenella sulle maglie alte e poi dobbiamo lavorare un archetto. Quindi giriamo il lavoro, iniziamo con 3 catenelle più una catenella di separazione. Vado sulla maglia alta a fianco e lavoro la maglia alta e la catenella. Vado a fianco, maglia alta e catenella e a fianco maglia alta. Vado dove ho questo archetto, ho finito il mio primo ventaglietto, scusate. Vado dove ho il primo archetto e lavoro la maglia bassa. 3 catenelle, qui ho il secondo archetto e chiudo con una maglia bassa. Da 2 adesso ne abbiamo uno. Maglia alta separata da una catenella. Qui abbiamo un ventaglietto intero, quindi lavoriamo 7 maglie alte separate da una catenella. Qui ho l'archetto, entro dentro, maglia bassa, 3 catenelle, entro dentro, maglia bassa e proseguo questo per tutta la riga. Quindi anche questo giro abbiamo finito. Dobbiamo ripetere il giro numero 1. Questo perché? Per far venire poi i ventaglietti in corrispondenza del ventaglietto che abbiamo lavorato nel giro numero 1. E qui abbiamo l'archetto, quindi qui lavoreremo il ventaglietto di 7 maglie alte e dove abbiamo le catenelle di separazione lavoreremo i nostri archetti. Siccome abbiamo una base diversa perché noi abbiamo iniziato e sotto avevamo solo le maglie alte, qui invece già ci ritroviamo il lavoro degli archetti e delle maglie alte separate da una catenella. Quindi giriamo il lavoro e iniziamo con una catenella, rientro nella stessa maglia di base, lavoro una maglia bassa,
3 catenelle di separazione. Salto questa catenella, vado nella seconda catenella e lavoro una maglia bassa. Ho formato il primo archetto. Non faccio catenelle di separazione, ma vado direttamente nell'archetto di 3 maglie alte e all'interno lavoro 7 maglie alte. Sto formando il mio ventaglietto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado nella catenella, non nella prima ma nella seconda catenella di separazione, lavoro la maglia bassa, 3 catenelle di separazione. Salto qui, vado sulla maglia alta e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, salto 1, vado nella seconda catenella e lavoro una maglia bassa. Qui di nuovo il ventaglietto, quindi non è cambiato niente. Questo è un altro ventaglietto. Salto 1, vado nella seconda catenella, maglia bassa, 3 catenelle, salto questa catenella, vado direttamente sulla maglia alta centrale e lavoro la maglia bassa, 3 catenelle, salto la catenella, vado a fianco, maglia bassa. Proseguo questo per tutto il giro. Al giro successivo dobbiamo lavorare dove abbiamo le maglie alte, lavoriamo 7 maglie alte separate da una catenella. Qui lavoro la maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa e ho formato un altro archetto. Comunque, andate avanti, ve lo faccio rivedere. Vado a chiudere il giro con una maglia bassa nella seconda catenella, 3 catenelle di separazione e vado qui sulla maglia alta e lavoro una maglia bassa e ho terminato il primo giro. Giro il lavoro e lavoro 3 catenelle che è la mia prima maglia alta più una di separazione. Vado all'interno dell'archetto e lavoro una maglia bassa. Sulle maglie alte del ventaglietto lavoro maglia alta separata da una catenella. Vado a fianco, maglia alta e catenella. A fianco, maglia alta e catenella, questo per un totale di 7 maglie alte, perché sotto abbiamo il ventaglietto di 7 maglie alte. Vado nell'archetto, lavoro la maglia bassa, 3 catenelle, archetto, maglia bassa e proseguo questo per tutta la mia riga. Vado avanti poi nel giro successivo a formare gli archetti, quindi vado a iniziare dove ho fatto qui la maglia bassa con le 3 catenelle, 4 maglie alte formando il metà ventaglietto. Questo giro vado a terminare con una maglia bassa nell'archetto e sulla maglia bassa lavoro la maglia alta e vado avanti in questo modo fino a raggiungere la mia lunghezza. Io vi faccio vedere il pannello che già ho fatto, quindi ho fatto un pannello, adesso sto lavorando l'altro pannello che deve essere uguale e identico. Questo è il mio primo pannello. Come vedete il lavoro è molto bello e molto particolare. Se non volete lavorare con un uncinetto piccolo e un filato piccolo, potete lavorare anche con un filato più grosso, perché il punto poi, lavorando con un filato diverso, dà una particolarità diversa anche al motivo. Ho lavorato per un totale di 38 centimetri. Quindi poi ho diviso a metà.
Ho trovato la metà e ho diviso, ho fatto 10 centimetri da una parte e 10 centimetri dall'altra e poi ho lavorato 6 giri riprendendo il motivo formando questa piccola scollatura quadrata. Comunque adesso vado a lavorare l'altro pannello e poi vi faccio vedere come dividere e lavorare separatamente. Sono andata avanti con la lavorazione per un totale di 38 centimetri, contando anche la molla. Questo perché volevo un gilet corto da mettere sui jeans con la camicia che esce da fuori. Però, se voi volete continuare con la lunghezza, potete farlo tranquillamente. Una volta arrivata alla mia lunghezza, per avere la scollatura quadrata, ho diviso a metà e mi sono spostata di circa 10 centimetri da una parte e 10 centimetri dall'altra, quindi ho una scollatura di 20 centimetri, che per me va bene. Se volete una scollatura più ampia, vi potete spostare di 11 centimetri da un lato e 11 centimetri dall'altro, dipende da quanto volete voi la scollatura. Una volta fatto questo, devo lavorare separatamente una parte e l'altra. Quindi inizieremo sempre a lavorare metà lavoro, cioè dobbiamo sempre iniziare a lavorare metà, ventaglietto, un archetto di 3 maglie, di 3 catenelle, come abbiamo fatto qui per avere il bordo dritto. Quindi adesso vi faccio vedere come lavorare una parte e poi l'altra parte dobbiamo lavorare uguale. Quindi una volta che avete stabilito il tutto, dobbiamo ripetere sempre i 4 giri del motivo. Quindi inizieremo a lavorare metà motivo da una parte e dove inizia la scollatura metà motivo, come abbiamo fatto fino adesso lavorando il pannello un lato e l'altro. Quindi io ho i miei 10 centimetri sul secondo archetto e qui lavorerò sempre il motivo a metà come inizio. Se vi trovate con il motivo con i centimetri che finiscono sul centro del ventaglietto, qui lavorerete metà motivo, quindi non è cambiato nulla. A questo punto mi alzo con 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, più una di separazione. Entro nell'archetto di 3 catenelle e lavoro una maglia bassa. Qui ho il ventaglietto di 7 maglie alte e su ogni maglia alta lavoro una maglia alta separata da una catenella di un totale di 7. Vado direttamente nell'archetto, faccio una maglia bassa, 3 catenelle nell'archetto, maglia bassa. Qui lavoro sempre le 7 maglie alte separate da una catenella, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella. Mi ritrovo sugli ultimi archetti, quindi qui lavoro una maglia bassa. Come ho iniziato con 3 catenelle, una catenella di separazione e maglia bassa, abbiamo finito anche qua. Quindi concludiamo con una maglia alta, catenella e maglia bassa nello spazio. Giro e lavoro e devo lavorare l'archetto di 7 maglie alte. Però siccome ci troviamo all'inizio giro, ne lavoriamo solo 4. Quindi, ripeto, non è cambiato niente, la sequenza è sempre quella. Andate avanti, io ho fatto un totale di 6 centimetri, quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, vado a lavorare gli archetti, salto una maglia catenella con una maglia alta, vado a fianco, maglia bassa, 3 catenelle, vado sulla maglia alta centrale, maglia bassa, 3, vado salto una catenella, vado a fianco, maglia bassa e qui lavoro il mio archetto questa volta di 7 maglie alte. Quindi come ho detto prima il motivo non è cambiato, vado avanti in questo modo lavorando sempre lo stesso motivo da questa parte e dall'altra parte. Ho lavorato per 6 centimetri, quindi se voi volete
la spallina più lunga, potete farlo tranquillamente. Io ho lavorato per 6 centimetri. Una volta che finisco questo pannello, poi vado a cucire i laterali e sulla spalla. Una volta che ho finito il tutto, adesso devo stabilire qual è il mio dritto e il rovescio. Siccome abbiamo lavorato in giri di andata e ritorno, non abbiamo un dritto e un rovescio, quindi lo stabilite voi. Io la mia parte dritta è dove ho fatto le catenelle di avvio, quindi ho messo i due pannelli contro dal diritto e il rovescio all'esterno. Per quanto riguarda lo scalfo della manica, ho fatto un totale di 18 centimetri perché lo volevo un po' più largo e per il fatto che devo mettere le camicie, quindi 18 centimetri per me più che sufficiente. Una volta che abbiamo stabilito il dritto e il rovescio e abbiamo calcolato per la nostra taglia o come lo vogliamo il nostro scalfo, dobbiamo cucire sulle spalle e i fianchi. Io vado a cucire con ago e filo, quindi faccio una semplice cucitura. Vado a mettere in questo modo, faccio combaciare gli archetti e inizio a dare dei piccoli punti. Quindi dobbiamo fare da questa parte e anche dall'altra parte e anche sui fianchi. Quindi andiamo a cucire, poi dobbiamo tagliare i fili che in eccesso che escono fuori. Prendo la parte del davanti e la parte del dietro. Una cucitura molto semplice. Una volta che ho cucito il tutto, giro dal diritto. E per rifinire lo scollo voglio riprendere il motivo. Quindi il motivo sotto già ce l'ho e continuo a lavorare quello che ho, quindi vado a riprendere il motivo che devo lavorare successivamente. Quindi sull'archetto lavoro sull'archetto lavoro la maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa in quest'archetto e sul ventaglietto lavoro le maglie alte separate da una catenella. Vado a iniziare direttamente da dove ho il ventaglietto. Siccome stiamo lavorando in tondo, il motivo lo dobbiamo lavorare intero. Quindi andremo a lavorare dove abbiamo il ventaglietto, sempre 7 maglie alte separate da una catenella. Non è difficile, basta riprendere il nostro motivo. Inizio però con 3 catenelle e una di separazione. Vado a fianco e lavoro una maglia alta separata da una catenella. A fianco maglia alta separata da una catenella, di un totale di 7. Vado a fianco, maglia alta, catenella, a fianco, maglia alta. E poi qui ho l'archetto, lavoro un archetto, una maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle di separazione, vado in questo archetto a disposizione. Qui a questo punto non ho le maglie alte come abbiamo qui, quindi qui il motivo lo devo fare io in questo modo. Quindi qua vado a lavorare, qui ho le mie maglie alte, vado a lavorare 7 maglie alte separate da una catenella, quindi vado a riprendere in questo modo qui il motivo. 2, 3, 4, 5, 6, catenella e 7. E qui ho ripreso il motivo che avevamo sotto. Qui a questo punto lavoro una maglia bassa, 3 catenelle di separazione. Dove ritengo opportuno vado a lavorare un'altra maglia bassa. Qui invece vado a lavorare l'archetto di 7 maglie alte, l'archetto, il ventaglietto di 7 maglie alte separate da una catenella. Lavoro solo un giro in questo modo. Quindi una volta che ho finito questo, poi vado a riprendere le maglie alte sullo scalfo e riprendo il motivo che ho fatto sotto. Andate avanti e ci vediamo al termine del giro.
Ecco come si presenta poi il giro finito. Vado a chiudere poi con una maglia bassissima nella terza catenella. Questo è come ho voluto rifinire sopra. Poi facendo in questo modo, facendo la maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa dove ho lo spazio che per me va bene, ho ridotto un po' il nostro collo, quindi non è molto largo e questo è l'effetto che dà. Molto bello e molto particolare. Quindi io ho fatto solo un giro, se volete fare un altro giro potete farlo tranquillamente. L'importante è poi far coincidere il ventaglietto sulle maglie alte sottostante. Per quanto riguarda lo scalfo, invece, vado a riprendere le maglie alte, quindi sempre se dovete fare delle diminuzioni, basta lavorare 2 maglie alte, le chiudete insieme, oppure lasciate, se avete fatto uno scalfo più largo, lo lasciate largo, tanto poi noi dobbiamo fare i 5 giri o se volete fare di meno che abbiamo fatto sotto. Quindi riprendiamo le maglie alte in rilievo. Quindi inizio con 3 catenelle, vado a fianco e lavoro una maglia alta, vado a fianco, maglia alta. Qui lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. A fianco lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. E vado avanti fino a terminare il giro. Una volta finito questo, chiudo con una maglia bassissima. Questo è il mio scalfo, vado a lavorare maglie alte rilievo avanti e maglie alte rilievo dietro, come abbiamo fatto per la molla di sotto. Quindi inizio con 3 catenelle, vado a fianco e lavoro una maglia alta in rilievo avanti, a fianco maglia alta in rilievo dietro, a fianco maglia alta in rilievo avanti. Giro successivo, chiudo nella terza catenella, inizio con 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta, e dove ho la maglia alta in rilievo avanti la lavoro in rilievo avanti, e dove ho la maglia alta in rilievo dietro la lavoro in rilievo dietro. Io vado a fare 3 giri, però se voi volete potete fare più giri, quindi lavoro questo altri 2 giri. Dopo aver fatto questo, potete tagliare i fili e nascondere i vostri fili e il nostro gilet è pronto. Questo non è un gilet molto lungo, l'ho fatto corto proprio perché, come vi ho spiegato all'inizio, mi serve per metterlo sui pantaloni e sulle camicie. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e a un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto, dove potete seguirmi e far vedere i vostri lavori. Grazie per la visione e ciao!